Nei giorni precedenti ho beccato questo bel sargo pizzuto. Ma la cosa più bella è quello di vedere tutti questi bei cefaloni così, allo spasso. Ovviamente ne approfitto della situazione e cerco di accontentarmi dei 3-4 esemplari che sono riuscito a catturare, per poi ovviamente disperdersi. Oggi riproviamo a pescare, per favore. Già mi sono fatto un po' di giri un paio di giorni fa per cercare di entrare, però il mare è impenetrabile. Oggi ho una voglia pazzesca di pescare e nessuno mi fermerà. Sì, mi porto il Canova e il mio vecchio fucile in legno dell'F-Sub storico fucile, il Tuckerwood. Anche oggi, come le scorse settimane, il cielo è coperto, nuvoloso. Amo questo tipo di situazione perché con il sole, come ben si sa, il pesce ci avverte prima, siamo molto più visibili, col cielo coperto invece cambia tutto. Dai, per la pesca invernale è molto importante appunto utilizzare porte tanta zavorra, schienalino, cavigliere, dei guanti da 1,5 mm, io utilizzo questi della SEAC che non sono niente male, calzali da 5 mm, di conseguenza ho aumentato il numero della scarpetta passando al punto 43-44, da ciò che porto normalmente il 39-40 al 43-44 addirittura. Non può mancare la muta Carbon Skin Pro, che veramente in questo periodo è una gran figata ragazzi, la licra interna veramente molto comoda. Veramente comodo sono queste sacche, ok, queste sacche create appunto da Neos, come possiamo vedere, molto comode per appunto proteggere il nostro sedile quando facciamo gli spostamenti. Ve lo consiglio. Oggi il mare comunque è calato di tanto, non me lo aspettavo, pensavo ci fosse un po' di risacca, però la sorpresa potrebbe essere sempre lì in agguato. Decine e decine di immersioni nel vano tentativo di intercettare qualche bella spigola o comunque anche un cefalotto. Su questo spot ho deciso di sguinzagliare il mio Canova. L'acqua bene o male è accettabile, sì, è torbida, ma con un 95 ci si riesce comunque a pescare. Il mare sta esagerando, grazie a Dio. Vai, dai, sto iniziando un po' ad alzarsi. L'acqua è veramente molto più torbida e vediamo dai cosa riusciamo a fare. C'è poco mare di fondo e bene o male, nonostante le dimensioni comunque di un 95 o meglio del Canova, riesco bene o male a pescare e sono più tranquillo per un eventuale comunque incontro con un pescione. Vediamo questa bella spigoletta in superficie, stimata inizialmente intorno al chilo e realmente alla fine sul mezzo chilo. Sì, purtroppo sì, mezzo chilo. Ci spostiamo. Oh, quella che è freschetta, la mandibola congelata. Però che cazzo sta andando? Oh Gesù, mi sono fatto vecchio. Oh la madosca. Niente, ho visto un grande... Cazzo ci faccio ancora con la maschera? Mica me ne ero accorto. Chi mi vede questo dice questo è un matto. Un po' sì, dai. Tutti i pescatori sono un po' matti.
c'è poco da fare. L'acqua si è interrumpidita, vorrei prendere qualche spigolotta seria, dai, che cazzo. Vediamo. Come ho già detto poc'anzi, cambiamo spot, ma anche fucile a questo punto, visto che il mare stava iniziando comunque a gonfiarsi e per la forte risacca ho deciso appunto di utilizzare il mio vecchio F-Sub in legno. Questo fucile monta due elastici da 14 mm con foro interno da 2 mm, proprio per avere un tiro progressivo, più pulito, con asta da 6,5 che comunque dice la sua in penetrazione. Qui mi trovo in meno di 1 metro d'acqua e cerco di osservare dall'alto un po' da dove potrebbe arrivare la mia preda. Una giustissima scelta, solo che c'è una forte risacca e cerco di agguantare con la mia mano sinistra, praticamente la mano libera, in modo da potermi bloccare sul fondo. Il motivo? Finalmente ho visto la mia preda. Inizio ad effettuare richiami, visto che questo pesce, la spigola in realtà non è un pesce sospettoso, ma in realtà è molto curioso. Non mi ha ancora percepito, quindi insisto con i richiami gutturali. Finalmente mi ha sentito, si è accorto della mia presenza, o comunque l'ho incuriosita. Mi punta e ve lo giuro, non vedo l'ora di scoccare il tiro. Ecco l'appunto. Tiro fantastico, precisa in mezzo agli occhi. Mazza che tiro, non me la sarei aspettato. Finalmente, porca miseria, che ve lo spigola. Oh, finalmente vittoria, ho preso le spigole. Finalmente, è stata dura ma ce l'ho fatta. Una spigola molto sospettosa, non voleva venire nonostante tutti i richiami, di veramente nascosto alla perfezione. Niente, la spigola non voleva venire. Alla fine però il suo istinto poco furbo ho vinto io. Presa anche bene, certo l'ho sparata lontana, si vedeva, stava a 6 metri, quindi l'ho sparata molto lontana. No scherzo, un palmo di mano veramente, molto vicina, e vuol dire che comunque sono riuscito a fregarla. La spigola è così, la spigola è un pesce veramente molto particolare, a volte sembra, porca miseria, che ti arriva addosso tipo non so cosa, e a volte invece si comporta in un modo totalmente differente, ovviamente non stimolata dalla fame, poco curiosa, ecco, semplicemente è questo, come un po' tutti i pesci. E niente ragazzi, dopo una giornata di mare veramente sono contentissimo della pescata. La pesca invernale è bella per questo, perché comunque solo il pescatore in apnea si avventura, quindi non trovi il bagnante, non trovi il natante che comunque ti sfreccia intorno, sei tranquillo, rilassato, e per pochi. Il mare d'inverno è veramente per pochi e di questo ne sono contentissimo, almeno questo. Che dirvi, per restare sempre aggiornati accendete la campanella e ovviamente iscrivetevi sempre sul mio canale. Dai ragazzi, un forte abbraccio a tutti, buona pesca.